Ciao a tutti, amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche generali per la seconda metà di luglio 2023 e abbiamo la carta della sacerdotessa, amici del Toro. Quando c'è la carta della sacerdotessa si parla di solito di un periodo con una forte intuizione, un periodo dove potrebbero arrivare delle idee, qualche canalizzazione. È sempre comunque una carta fortemente collegata al sé superiore e alle comunicazioni che arrivano dall'alto, diciamo così. Può anche fare riferimento a una persona che sia particolarmente vicina all'esoterismo o magari siete voi che vi avvicinerete a certi tipi di studi. Può anche riguardare ehm, gli studi, per esempio, di naturopatia o cose di questo genere. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se per caso voleste completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Se non sapete come unire questi oroscopi, trovate una guida sotto nella descrizione del video. E sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi e altri link a video che potrebbero interessarvi. Ragazzi, partiamo con la carta degli amanti al contrario. La morte. Un 3 di coppe. 5 di coppe. Il diavolo. Wow, Toro. Periodo impegnativo, direi, Adesso andiamo a vedere. 4 di bastoni e regina di spade. Allora, devo dire che partendo con questi amanti al contrario, potrebbe esserci o qualche scelta che bisogna fare o che siete nella necessità di fare, ve lo dico perché dopo avete anche la morte che indica un taglio, però potrebbe essere semplicemente una scelta inerente, per esempio, qualche cosa che ha a che vedere col vostro amor proprio. È un po' come se ci fosse una sorta di confine tra ehm, è giusto per me o è giusto per gli altri, fin dove devo dare e fino a dove invece posso permettermi di dire no, questo è per me perché ne ho bisogno io, che sia spazio, che sia tempo, quello che per voi è. Ripeto, la morte poi mi dà sempre la sensazione che ci sia qualche cosa da lasciare indietro. È una rigenerazione comunque, è lo staccarsi da qualche cosa, il tagliare, può essere una relazione, magari anche affettiva, visto che abbiamo gli amanti come carta iniziale, ma può anche essere semplicemente una situazione, una scelta, visto che comunque anche gli amanti riguardano una scelta, può essere semplicemente il fatto di aver deciso o di prendere la decisione di lasciarsi indietro qualcuno o qualcosa. Il 3 di coppe è una carta di amicizia, una carta di festeggiamenti. Ehm, Sento che è come se voleste lasciarvi indietro un periodo. Anche perché poi qui avete il 5 di coppe che è una carta comunque di tristezza, parla di qualcuno che si pente, ha dei rammarici, ha un rammarico, non so come si dica il plurale, rammarichi, immagino. Ehm, Queste tre carte le andiamo a vedere direttamente con i mini tarocchi e ripartiamo dagli amanti al contrario. Io intanto ragazzi vi avviso che le letture per il secondo semestre del 2023 sono già online, le trovate comunque nella playlist del canale, nell'oroscopo annuale e stagionale e l'offerta è attiva fino al 31 di luglio 2023. Se volete sapere qual è l'offerta la trovate nell'oroscopo dell'amore e degli affetti della seconda metà del 2023, quindi del secondo semestre. Allora, per spiegare gli amanti al contrario è uscita la giustizia al contrario e un 5 di pentacoli, 5-5. Qui ragazzi qualcuno ha ricevuto qualche ingiustizia o c'è stato qualche tipo di, sì, di rottura, di come se si fosse incrinato qualche cosa. Potrebbe anche essere ehm, la fiducia, perché comunque
Il 5 di Pentacoli è sempre una carta, adesso non le vedete bene, il 5 di Pentacoli è sempre una carta di delusione, quindi è come se qualcuno qui vi avesse deluso, direi anche profondamente, perché quando c'è la carta degli amanti è sempre qualcosa di profondo. Andiamo a vedere la morte, perché ho la sensazione che deciderete di tagliare o qualche atteggiamento o qualcuno. Regina di... Regina di coppe morta un'altra volta. Allora, sì, potrebbe essere qualcuno perché abbiamo la regina di coppe. E la regina di coppe normalmente fa riferimento a una madre, può essere, se siete già un po' più in là con l'età, magari un collega, però per molti non è una persona, ma fa riferimento alla vostra attitudine di vivere le cose. Tenete presente che sia la sacerdotessa che la regina di coppe sono due carte che parlano fortemente del femminile, dell'empatia, del sentire, del ricevere, dell'ascolto, del rimanere in osservazione, in attesa, in ricezione di qualche messaggio. E qui è un po' come se questo tipo di fase fosse giunta al termine o come se vi foste stufati di essere sempre così fluidi, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere il tre di coppe. Regina di denari al contrario e matto. Sì, credo che sia una questione di fiducia in se stessi qui proprio, eh. Per un gruppo piccolo è la fiducia negli amici o nei colleghi, insomma, diciamo nelle persone che vi circondano. È come fosse un vorrei potermi fidare e affidare agli altri, ai miei fratelli, alle mie amiche. Qui c'è qualche tipo di ingiustizia che vi pesa, c'è una sorta di disequilibrio a livello di amore, di affettività, di darsi agli altri. La regina di coppa al contrario è sempre una carta che dice che avete questi super alti e bassi emotivi che vi portano anche un po' fuori traiettoria ed è un po' come se diceste basta, perché tutto questo sali e scendi emotivo mi porta solo a delle delusioni. Probabilmente può essere che siate di quelle persone che magari prese un po' dall'impulso, visto che avete anche il matto, decidete in base all'emozione del momento, che è quello che non bisogna proprio fare, perché porta a fare decisioni impulsive, prese solo dalla rabbia o dalla gioia del momento. È come se aveste bisogno di radicare un pochettino di più voi stessi. Andiamo a vedere il 5 di coppe. 9 di bastoni, sì, e sole al contrario. Avete bisogno di erigere le vostre barriere. Probabilmente siete di quelle persone che non riescono a dire no o c'è una paura di magari di essere rifiutati piuttosto che di non essere apprezzati come vorreste. Vi dico, con il sole al contrario può essere proprio la delusione di qualche amico, io lo sento tanto la parte delle amicizie qui. Come se ci fosse qualche amico, amica o gruppo di amici che potrebbe deludervi in qualche modo nella terza settimana di luglio. Andiamo a vedere questo diavolo. 2 di coppe e asso di spade. Come se vi dicessero di non scendere a compromessi. Quando c'è la carta del diavolo, ragazzi, c'è sempre una sorta di condizionamento, ok? Per qualcuno vi dico che è una relazione tra anime gemelle, perché abbiamo sia il 4 di bastoni che la carta degli amanti, c'è anche il 2 di coppe, c'è la giustizia, potrebbe anche essere anime karmiche, considerato che abbiamo il diavolo. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Però è come se ci fosse
un condizionamento da rompere. Vi dico così perché c'è il 2 di coppe al contrario e la verità che deve venire a galla con l'asso di spade al contrario. Allora, le 4 di bastoni è spiegato da un 4 di coppe, dalla carta del mondo e dalla forza. È come se vi dicessero: guardate che c'è una possibilità, voi non la state vedendo, bisogna usare la forza di volontà, bisogna comunque... Il mondo parla anche di distanza. Può essere utile magari per qualcuno prendere una distanza, non necessariamente fisica, magari anche solo psichica, però è come se si dovesse, mi verrebbe da dire, cambiare la situazione a 360 gradi. C'è questo diavolo che pesa nella quarta settimana, ma avete sia la regina di spade che la morte, due volte. Quindi qui si tratterà di, diciamo, andare oltre con l'energia della sacerdotessa. E la regina di spade è qui per dirvi che cosa bisogna tagliare e che cosa invece bisogna tenere. Vi ricordo che è un'energia che semplicemente punta l'obiettivo e quello che non serve lo lascia indietro senza troppi sentimentalismi. È completamente l'opposto della regina di coppe, ok? 3 di coppe al contrario, qui avevamo già il 3 di coppe. Ragazzi, se foste per caso in una relazione a tre, perché qui vedo amanti, 2 di coppe, 3 di coppe, 4 di... e infatti anche il Papa. E qui c'è da lasciarsi indietro questa relazione, secondo me, perché diciamo non vi riempie, non vi nutre come potrebbe fare una relazione, diciamo, sana. Oltretutto, vi fa star male? Sinceramente, con questo 5 di coppe sento che avete sempre la sensazione di perdere un'occasione, di perdere un pezzo, di... È come se vi condizionasse proprio anche nella libertà, avendo questo diavolo. Ed è come se verso questa persona aveste un senso di lealtà, però in realtà il senso di lealtà dovete averlo solo verso voi stessi. Quindi tutto quello che insomma vi delude, perché avete un 5 di pentacoli qui e un 5 di coppe qui, è ora di lasciarlo indietro. Il Papa parla di matrimonio esattamente come il 4 di bastoni, quindi e siccome è vicino un 3 di coppe, per molte persone si tratta di un... Allora, o è una persona già sposata, oppure se fosse per esempio una situazione lavorativa, potrebbe essere una persona che ha già un contratto in essere da un'altra parte e sta cercando comunque di tirarvi dentro qualche cosa che potrebbe essere poco lecito, considerato il diavolo, ragazzi. Non prendete accordi con questa persona, non scendete a compromessi con questa persona, tirate fuori tutte le verità che possono essere dette, non vi fate immischiare in situazioni poco chiare perché poi uscirne è difficile. Non si tratta qui di giudicare se la persona sia giusta o sbagliata, se quello che sta facendo è giusto o sbagliato, perché tanto ognuno ha il proprio percorso di crescita, ognuno deve passare attraverso le proprie sfide. Però semplicemente con la sacerdotessa chiedetevi, è quello che mi può far crescere in luce? Andiamo a vedere che cosa vi dice Osho. Il matto, un'altra volta, e il compimento. Wow! Cioè avete matto e mondo due volte. Ragazzi, qui si tratta di cambiare ciclo a 360 gradi. A 360 gradi. Perché qui abbiamo nuovi inizi e qui abbiamo il compimento, il completamento, il raggiungimento del risultato, la maturità raggiunta. Io sento che qui dovete passare per questi due momenti al fine di arrivare alla regina di spade, ragazzi.
Questi due momenti sono due momenti di crisi, ve lo dico, soprattutto la morte, perché il diavolo costringe in effetti, però la morte taglia. Chiedetevi che cosa è diventata una questione di principio per voi. Se fosse per esempio una persona già sposata, perché vi siete impuntati con quella persona? Non ditemi perché lo amo, perché qui, perché lì, perché ad un certo punto noi umani abbiamo una ragione proprio per riuscire a controllare gli impulsi, ok? Perché l'amore è qualche cosa che nasce poco per volta, è un qualche cosa che diventa profondo. Prima c'è l'infatuazione, dopodiché c'è l'innamoramento, ma passa un tempo, no? Perché l'amore si possa sviluppare, un tempo che è relativamente lungo, va da 6-8 mesi a un anno o più. Quindi quello che si sente all'inizio è un impulso, un'infatuazione, un'attrazione, una chimica che poi può diventare innamoramento. Però è interessante come vi dicano di fidarvi più che altro di voi stessi, io sento. Ok? Perché il matto è qualcuno che si lascia guidare, diciamo, da se stesso, dal proprio intuito, per poi arrivare al completamento, per poi arrivare a quello che è il compimento, io direi di voi stessi. Ok? Quando c'è una crisi di questo genere è perché poi normalmente potrebbe anche arrivare alla torre, ragazzi, ve lo dico. Però è sempre per il nostro più alto bene. Quando arrivano questi momenti di sfida è perché l'universo ci vuole far capire che di lì probabilmente non è la strada per noi, oppure bisogna, diciamo, aggiustare un po' il tiro, ok? E comunque, per tornare al discorso di prima, cos'è che vi muove verso questa persona? A parte l'innamoramento, cioè, o quello che voi pensate sia innamoramento. Vi stima, vi fa star bene, vi coccola. Cioè, poi ci possono essere mille motivi, possono essere tutti validi, però la domanda è: mi riempie o no? Mi basta quello che mi dà l'altra persona? Soprattutto se è già occupata, visto che qui avevamo questo tre di coppe. Cioè, cosa mi può dare l'altra persona? Perché poi si tratta sempre di mandare la vibrazione all'universo in base a quello che voi volete. Se voi, diciamo, accettate nella vostra vita certe energie che vi possono dare solo tanto così, quando voi invece potreste avere tanto così, il messaggio che arriva all'universo è che ok, a lei va bene o a lui va bene così, quindi gli mando tanto così. Se invece voi dite no a quel così, l'universo dice no, ok, va bene, forse quella persona ha bisogno di un po' di più, allora gli do qualcuno che dà tanto così. Se voi ancora dite no, la persona che arriverà dopo vi darà tanto così. Non so se più o meno mi sono spiegata. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo. Ok. Carta numero 8, la tribù. Questa carta vi invita scusate, sì, questa carta vi invita a creare la vostra propria tribù, ovvero un circolo di amicizie, un circolo di conoscenze che sia in linea con voi stessi, che sia, diciamo, sulla stessa onda vibrazionale. E poi abbiamo la carta, wow, la carta numero 47, arrivare a un traguardo. Ve la metto qua vicino al mondo perché ci stanno proprio bene. Ragazzi, in questa settimana, in queste 2 settimane, in questo periodo, diciamo così, arriverete a un traguardo, ci sarà un compimento, ci sarà comunque un risultato. Anche se ho come la sensazione che non sarà apparentemente così visibile, però avendo la carta della sacerdotessa, ho come la sensazione che voi lo vedrete, lo percepirete. Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo periodo. Potete farmelo sapere con un like, con un commento, con la vostra iscrizione o anche con una condivisione.
Se poi volete anche supportare attivamente il canale, potete lasciare una donazione oppure iscrivervi, abbonarvi al canale. La fascia degli abbonamenti sono due, la prima è quella più bassa ed è un semplice supporto al canale, con la fascia di prezzo più alta avete accesso ai video di crescita personale e spirituale. Per quello che riguarda il percorso che sto proponendo individuale, vi dico che è un percorso cucito sulla persona e si basa sulle credenze limitanti, però è una parte di tutto quello che invece vado a trattare nella sezione degli abbonamenti. Bene, io di nuovo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!